miti sono preziosi. Ci permettono di misurarci, di renderci conto di dove siamo, di spostarli. Abbiamo a che fare con loro tutti i giorni, ma ce n'è uno in particolare che sicuramente incontreremo e che tendiamo a dimenticare. Così facendo perdiamo una grande opportunità. Vi propongo di esplorarlo insieme facendo una delle cose più straordinarie che un essere umano possa fare: immaginare. Immaginate di non esserci più. Questo è l'invito con cui ho accolto migliaia di persone ad After Dopo, un progetto sulla contemplazione della nostra mortalità che ho sviluppato con Effetto Larsen, il gruppo di ricerca artistica da me fondato. After Dopo è un'installazione collettiva dove i visitatori non sono semplici spettatori. Lungo il percorso sono chiamati a svolgere delle attività con cui lasciare dei segni, delle tracce del loro passaggio. L'insieme di queste tracce costituisce l'opera d'arte. L'unica condizione per affrontare il percorso è, appunto, immaginare di non esserci più. Le attività di After Dopo sono semplici. Rispondere a delle domande posando un sasso sul pavimento, a destra per dire no, a sinistra per dire sì. Ci pensi mai? Ti fa paura? Pensi sia la fine di tutto? Pensi potrai stare vicino ai tuoi cari dopo? Si può scrivere tutto ciò che si lascerebbe ora, in questo momento, dividendolo in categorie, come beni materiali, dati digitali, sentimenti, relazioni, cose in sospeso, segreti e cose imbarazzanti. Si può tracciare una mappa delle proprie relazioni come se fosse una costellazione nel cielo. Si può lasciare un messaggio ai propri cari, un messaggio che, confluendo in un'unica traccia, diventa parte integrante del paesaggio sonoro dell'installazione. Si può disegnare la linea della propria vita, lasciando spazio perché gli eventi più importanti possano sbocciare. Si può scrivere un testamento, ma un testamento emotivo. Si può lasciare su un muro a matita il proprio contributo, ovvero per cosa vorremmo essere ricordati. Ci si può stendere su un tappeto di foglie per ascoltarsi e ascoltare cosa accade nel corpo. All'inizio dello sviluppo di questo progetto, durante i primi test col pubblico, alcune persone mi hanno scritto per raccontarmi l'effetto che stava avendo su di loro, tale da portarli a prendere decisioni importanti nella loro vita. In quel momento ho realizzato di essere sulla strada giusta, confermata poi mesi dopo quando abbiamo presentato il lavoro al suo debutto europeo. Ci siamo accorti che immaginare di non esserci più incuriosiva moltissimo il pubblico, al punto da fargli trascorrere ore all'interno dell'installazione e spesso da tornare nei giorni successivi, magari accompagnati da parenti, amici, figli, genitori. Dopo aver fatto il percorso, molte persone ci fermavano per strada e spendevano minuti per raccontarci come l'avevano vissuto, che emozioni avevano provato, cosa avevano deciso di fare di diverso dopo. Parlavano di cos'era cambiato in loro. Una ragazza, all'uscita del percorso, si è messa a cantare per la gioia di essere viva. Una donna che pochi anni prima aveva vissuto un lutto durissimo mi ha chiesto di passare gli ultimi minuti di apertura stesa sul tappeto di foglie a lasciare andare. Tantissime persone hanno pianto, ma di quelle lacrime che lasciano il cuore più leggero, che gli fanno recuperare spazio per la bellezza dell'essere al mondo, perché alla fine è quello il punto. Ricordarci della nostra mortalità per essere ancora più presenti qui, oggi, per celebrare il fatto di essere vivi. All'inizio del percorso le persone sono molto concentrate su di sé. Dove mettere i sassi,
cosa scrivere nelle categorie, come disegnare la costellazione delle relazioni. Ma dopo un po' cominciano a alzare lo sguardo e a notare i segni lasciati dagli altri, a leggere le loro tracce. Scoprono vissuti e desideri simili ai propri, o talmente lontani da essere complementari. Scoprono di nascondere segreti e cose imbarazzanti che poi tanto segreti o tanto imbarazzanti non sono. Scoprono modi di concepire la mortalità da cui imparare o dai quali prendere le distanze. Realizzano che le stesse esperienze possono essere vissute con emozioni differenti. Leggono i testamenti emotivi altrui. Ve ne cito uno. Continuerò a vivere nei ricordi di chi mi penserà, nelle cose che ho costruito, nel vuoto delle cose che ho distrutto. Legami a questa vita con quel che resta di me. Lasciatemi andare come un aquilone e che soffi sempre un vento che mi tenga sospeso, lontano, lassù. Ma per qualcuno un puntino colorato da tenere sempre in vista. A voi che restate lascio un po' di quel colore. Ho deciso di dirvi soltanto quanto avete contribuito a rendere ricca la mia vita. Con infinito amore vi dico arrivederci. I partecipanti incontrano poi l'immensa mole di cose lasciate, ricordi, amori, animali domestici, piante, appartamenti, automobili, foto, disegni, poesia, musica, figli, amici, storie che andranno avanti anche dopo la loro dipartita, ricordando come la vita vada avanti, sempre, in modi che magari non vedremo, ma che contribuiscono a restituire un senso al nostro passaggio. In questo modo i partecipanti realizzano di star condividendo qualcosa che va oltre la loro individualità. Scoprono il piacere di accogliere pensieri ed emozioni altrui e di poter contribuire integrandoli, alimentando in questo modo la consapevolezza di una dimensione collettiva. Ho visto persone trascorrere ore a leggere le tracce altrui, ad ascoltare i messaggi, spesso tornando apposta per farlo. La profondità dei contributi delle persone diventa stupefacente quando si realizza che non si tratta appunto di singoli contributi, ma di un'unica opera, resa possibile dall'immaginare un limite e dal farlo insieme. Osservando le reazioni delle persone, ci siamo resi conto con stupore, con gioia, di essere andati molto oltre le nostre aspettative iniziali per il progetto. Partecipando ad After dopo come qualcosa da vivere e condividere, le persone hanno conferito una sorta di sacralità al percorso, costruendo un linguaggio comune e un pensiero condiviso sulla mortalità. In una parola, un rituale collettivo per ricordarci che la nostra vita finirà e che non è necessariamente un male, perché vivere è un'esperienza preziosa, magnifica, che abita nel presente e proprio per questo bisogna ricordarlo quanto e come possibile. Ci ha colpito sentire da tanti partecipanti il desiderio che l'installazione restasse sempre aperta come un nuovo servizio pubblico permanente, un rituale di contemplazione della mortalità da costruire e fruire insieme. Esplorando il limite della mortalità, ci siamo resi conto di aver esplorato un altro limite. Posti di fronte a questa barriera, le persone si rendono conto di essere di fronte a qualcosa che accomuna tutti gli esseri umani, ma che normalmente viene vissuto individualmente, al massimo con i propri cari. Leggendo le tracce altrui, scoprono che, invitate a fare una valutazione della propria vita, le persone parlano quasi esclusivamente delle proprie relazioni. E anche questa è una cosa che ci accomuna tutti come esseri umani. Tendiamo a dimenticarci di cosa significhi insieme. Tutte le attività che vi sto raccontando, tutto il progetto, tutto quello che abbiamo costruito,
è stato realizzato attraverso sessioni aperte al pubblico in forma di percorso di ricerca creativa. Chiunque, per qualche ora o per qualche giorno, può venire a lavorare con noi. L'intero processo è partecipato. Non sarebbe possibile, in sostanza, se non ci fosse un pubblico coinvolto in prima persona. Durante le attività di sviluppo di After Dopo ho proposto delle cose, le abbiamo testate in tempo reale, abbiamo osservato cosa succedeva, abbiamo raccolto feedback. Ad esempio, per arrivare all'eleganza della mappa delle relazioni in forma di costellazione, siamo passati da momenti terribili, con righe di nastro carta su tutto il pavimento in un delirio incomprensibile di incroci. Per una delle attività, una scala di valutazione, inizialmente pensavamo di chiedere alle persone quanto hai amato e quanto sei stato amato nella tua vita. Ma ci siamo accorti che era una domanda troppo diretta, quasi brutale, non funzionale a un processo contemplativo. Ci siamo resi conto che dare istruzioni troppo dettagliate alle persone le portava a pensare troppo, a mettersi dell'ottica di eseguire un compito, mentre invece l'intero percorso è progettato per rallentare, ascoltarsi, sentirsi, lasciare e lasciarsi andare. In questo modo, test dopo test, prova dopo prova, siamo arrivati alla versione finale del progetto. Come avrete capito, mi emoziona moltissimo parlarvi di After Dopo, perché è un progetto che ha avuto un fortissimo impatto anche su di me, sulla mia vita e su quella delle persone che lavorano con me. Ho iniziato tanti anni fa in teatro, poi ho esteso il mio campo d'azione allo spazio pubblico, fino ad arrivare a lavorare nelle aziende, nelle organizzazioni e in ambito sociale. Lavoro letteralmente dai villaggi nelle foreste alle multinazionali. E c'è un momento in ogni attività che mi trovo a condurre che puntualmente accade e puntualmente mi stupisce. Quando le persone cominciano a percepirsi come un insieme, quando si rendono conto di star condividendo qualcosa di importante. È questa la condizione necessaria perché un progetto funzioni, perché un'esperienza diventi significativa. Rendersi conto che la si sta condividendo. Vi faccio vedere come funziona. Guardate questo movimento. Ora vi chiedo di farlo, tutte e tutti. Ora, continuate. Ora, senza parlare, provate a farlo insieme, a sincronizzarvi. Lì sta funzionando. Qui comincia. Qua c'è un po' di indecisione, ci siamo quasi. Separazione tra i due gruppi. Dai che ci siamo, prego, ancora un istante, ci siete. Ok, bellissimo, grazie, vi ringrazio. Vedo che ci avete preso gusto. La soddisfazione, no? Bene, molto bene. Ora, se vi chiedessi come avete fatto, probabilmente mi direste che vi siete guardati attorno, che vi siete ascoltati, certo, che avete preso spunto da qualcuno. Ma c'è un'altra cosa che avete fatto spontaneamente. Vi siete aperti alla possibilità di cambiare idea per accogliere il movimento di qualcun altro. Vi siete aperti alla relazione. E questo è qualcosa che come esseri umani siamo bravissimi a fare. Solo che ce ne dimentichiamo. È scientificamente provato che la qualità delle nostre relazioni è quello che più influenza la qualità della nostra vita, eppure è la risorsa che più diamo per scontata. Quando mi chiedevano cosa facessi di mestiere, spesso rispondevo ironicamente che per lavoro unisco puntini e persone. L'esperienza di After Dopo mi ha mostrato cosa mi sta veramente a cuore, quello che è diventato il pilastro del mio lavoro, occuparmi di cosa accade tra persone, di risvegliare il senso di comunità. E ho guadagnato sul campo un job title che amo moltissimo,
manutentore di relazioni. Viviamo immersi in sistemi di relazioni. La risorsa più preziosa che abbiamo è quella che più diamo per scontata. Nell'arte troviamo un linguaggio capace di esplorare questi sistemi, di sondarli, di spostarne i limiti. Esperienze come quella di Afterdopo e tante altre insieme a lei dimostrano come sia necessario integrare questo linguaggio. Come esseri umani siamo bravissimi a riconoscere quando siamo in connessione, quando ci stiamo ascoltando, e anche voi l'avete appena dimostrato. Eppure tendiamo a dimenticarcene. Vi lascio con un piccolo trucco per aiutarvi a ricordarlo nei momenti più difficili. Fermatevi un attimo e chiedetevi: se non ci foste più, ora, cosa resterebbe di voi? Che tracce state lasciando nelle persone a voi vicine? Prendetevi il tempo di ascoltarvi e di prendervi cura delle vostre relazioni. Vi assicuro che ne varrà la pena.